e il mio compleanno è tra poco. E non so te, ma per me il mio compleanno è sempre stato un po' un motivo di nostalgia. Non è mai stato uno di quei momenti super eclatanti, super felici, che bello, arriva il mio compleanno, non è mai stato uno di quei momenti così. Con il passare del tempo me ne sono un po' fatta una ragione. Mi sono sempre chiesta come fanno alcune persone invece a vivere il loro compleanno come se fosse la festa più grande dell'anno, come se fosse Capodanno. Vabbè che a me fa anche un po' schifo Capodanno perché è lo stesso giorno del mio compleanno, però diventa proprio un motivo di festeggiamento vero. E invece per altre persone è semplicemente un'altra data sul calendario e se fosse possibile lo eliminerebbero completamente. C'è quindi chi organizza feste, viaggi, palloncini, torte, cose spettacolari e invece c'è chi il giorno del proprio compleanno si alza, va al lavoro, torna a casa, si mette in pigiama e aspetta semplicemente che la giornata finisca. Come se fossero 24 ore qualunque. Magari anche a te è capitato questo, ovvero le persone attorno a te che ti dicono ma sì, ma festeggia il tuo compleanno, dovrebbe essere il tuo giorno. E tu dentro di te pensi, boh, ma che cosa ho effettivamente da festeggiare? Oppure il contrario, ovvero ogni anno vorresti tantissimo che fosse un giorno memorabile e poi ti delude un po'. La cosa interessante è che molto spesso non è nemmeno una scelta consapevole, del tipo odio il mio compleanno per ora e per sempre. Dietro c'è molto di più. Ci sono ricordi, confronti, aspettative, pezzi del passato che magari ci fa ancora un po' male e che molto spesso nemmeno raccontiamo mai. E il punto è che il compleanno diventa, volenti o nolenti, un punto di riflessione. È il momento dell'anno in cui ti guardi in faccia e ti chiedi: è passato un altro anno, che cosa hai fatto in questo tempo? Ti è mai capitato il giorno del tuo compleanno di sentire quella vocina, fare la lista di tutte le cose che non hai fatto, di tutte le cose che ti eri ripromesso l'anno prima che avresti fatto durante quest'anno e ancora nulla? O anche le cose che invece i tuoi genitori alla tua età hanno fatto e tu ancora non ne vedi l'ombra. Del tipo, alla mia età i miei genitori avevano fatto figli, alla mia età mia madre aveva raggiunto l'apice della sua carriera, alla mia età i miei nonni avevano comprato casa e io, boh. Durante tutto l'anno sì, facciamo sempre dei confronti con altre persone, facciamo sempre un po' un check su quello che abbiamo fatto o quello che stiamo facendo, i piccoli traguardi, il nuovo lavoro, ma il giorno del compleanno è come se il cervello si aprisse in questo bilancio della vita e fosse completamente spietato, senza più giustificazioni. Ed è difficile ricordarsi che anche se lo specchio che hai davanti di quello che hai fatto fino ad adesso non è minimamente come quello che avresti voluto tu, dovremmo semplicemente considerare il compleanno come una data o un promemoria. Però invece per alcune persone tutta questa storia sui compleanni inizia da molto prima. Magari da piccolo ci tenevi tantissimo. Ti è mai capitato di ricordarti un tuo compleanno della tua infanzia e pensare, ecco, da lì ho capito che i compleanni per me non sono una bella cosa. Magari avevi organizzato una festa con la torta, coi palloncini e poi qualcuno disdettò all'ultimo. Qualcuno semplicemente non si è presentato. Magari in casa c'era tensione per altri motivi, oppure semplicemente ti sei sentito poco importante. E da bambino non hai gli strumenti per dirti, vabbè dai, è stata una coincidenza. È stato un caso che quello stesso giorno si fosse creata tensione in casa. È stato un caso che quel mio amico si sia ammalato proprio quel giorno. Quello che magari senti dentro semplicemente è quando io ci tengo a qualcosa, gli altri non ci sono. E se questa sensazione si ripete anno dopo anno dopo anno, il cervello inizia a imparare una cosa molto precisa, ovvero è meglio non aspettarsi nulla. Le classiche campane che si sentono ogni volta che registro un video. Non so se questa volta le sentite. Magari ti è successo qualcosa del genere. Dopo un paio di compleanni andati male, hai cominciato semplicemente a dirti, ma sì, sai cosa? Non mi interessa neanche poi così tanto. Però dentro ti bruciava. E con il tempo quella frase è diventata quasi vera. Hai smesso di proporre, hai smesso di organizzare e hai smesso di dire agli altri quanto ci tieni. Non perché veramente non ci tieni, ma perché tenerci comincia quasi a fare troppo male. Lo vedi come un qualcosa di cringe, perché poi le tue aspettative non vengono rispettate. E allora anche da adulto magari il tuo compleanno diventa un giorno in cui non organizzi nulla.
non lo dici alle persone, anzi forse ti imbarazza anche un po' troppo se qualcuno lo scopre. Da fuori può sembrare un certo tipo di distacco. Ma sì, a lui non interessa poi così tanto. Ma se vai un po' più a fondo, non è vero che non vorresti sentirti celebrato, è solo che hai imparato che sperarci è pericoloso. E poi c'è invece un altro modo in cui puoi vivere il compleanno, ovvero semplicemente non vivendolo. Non nel senso che ti dimentichi che esista, perché penso sia abbastanza complicato. Perché prima o poi qualcuno te lo ricorda, anche semplicemente la notifica su Facebook o Telegram. Ma semplicemente la giornata ti scivola dalle dita. Arrivi alla sera e dici, ah ma è già sera? Magari ti succede da quando lavori o studi intensamente, da quando hai 1000 responsabilità e il cervello completamente pieno. Scadenze, call, mail, meeting, tutte queste cose che ti riempiono il cervello e quindi sei sovraccaricato e il tempo diventa un flusso indistinto. Non so se ti capita mai di aprire l'agenda e siamo già a novembre? Ma dove è andato il tempo? Ti è mai capitato di passare l'intera giornata a ringraziare persone per gli auguri, ma mai effettivamente fermarti e pensare che cosa questo voglia dire per te? O un semplice "Oh mio Dio, grazie!" Qualche emoji, la risposta alla nonna che ti chiama "Oh, tanti auguri!" E alla fine, alla sera, ti chiedi semplicemente ma questa giornata l'ho vissuta o l'ho superata? E non è che non ti importi, è che le urgenze ti hanno riempito lo spazio mentale. Quello spazio che magari ti sarebbe servito anche solo per organizzare una cena con gli amici, perché non hai tempo di prenderti un'altra responsabilità da organizzare. E molto spesso la vita moderna ci manda questo messaggio del prima il dovere e poi tutto il resto. E molto spesso il compleanno è uno di quei momenti in cui si vede ancora più chiaramente questa dinamica. Non è freddezza, è sovraccarico. E poi c'è il terzo modo, ovvero dove sai benissimo che è il tuo compleanno, ma non senti il bisogno di festeggiarlo in grande. Non ti interessa di organizzare cene. Non hai voglia di fare festa fino alle 6 di mattina o di avere 30 persone intorno a un tavolo che nemmeno senti vicine. E magari ti basta un caffè, una chiacchierata, una passeggiata per sentirti felice. O anche niente. Anche semplicemente stare tranquillo. E questo non vuol dire per forza che tu sia triste o disilluso. A volte è esattamente il contrario, è come se tu avessi capito che non è una singola data sul calendario che ti permette di definire il valore di tutto te stesso per tutto il resto dell'anno. Magari ti è successo che negli ultimi anni ci tenevi tantissimo, volevi una festa, volevi la torta, volevi le persone attorno e poi con il tempo ti sei reso conto che volevi sentirti così per tutto l'anno. Volevi sentirti bene non solo il giorno del tuo compleanno, ma anche per tutti gli altri giorni dell'anno. E sei riuscito benissimo a spostare il centro dalle attenzioni interne a attenzioni interne. Se il tuo valore dipende semplicemente da quante persone vengono alla tua festa, quanti regali ricevi, quante stories le persone fanno taggandoti, allora il tuo compleanno diventa un esame. Se va bene, finalmente riesci a respirare e dire ok, le persone mi pensano, valgo qualcosa. E se invece va male, non significo niente, non valgo nulla per nessuno. Invece quando cominci a creare un po' più di certezze interne, un minimo di sicurezza che sai chi sei anche se gli altri non ti riconoscono, allora il compleanno comincia ad avere un valore diverso. Il compleanno si alleggerisce. Ti fa piacere ricevere messaggi, gli auguri, le chiamate, ma non è più la prova del tuo valore. Magari ti capita di vivere così il tuo compleanno. Lo tratti da un giorno normale, ma in senso buono. Non hai bisogno che succeda qualcosa di eccezionale per sentirti vivo. E ti basta sapere che puoi scegliere tu che cosa farci di quel giorno. La verità è che il compleanno è una lente di ingrandimento. Non parla solo di come vivi quella giornata, quello specifico momento, ma anche di come ti relazioni alla tua vita, in relazione agli altri, a te stesso e a tutto ciò che ti circonda. E ti è mai capitato di sentire dentro la tua testa quella vocina dire a questa età avrei voluto essere più avanti? Come se ci fosse un copione universale rispetto al quale tu sei in ritardo. In quei momenti ti stai confrontando su come pensi sarebbe dovuta essere la tua vita in quel preciso istante. E quando ti metti a confronto con le vite degli altri, le aspettative irrealistiche, magari con i sogni che ti sei predisposto nei
compleanni precedenti. Ecco allora che arrivano i cosiddetti birthday blues. Senti, è un inglesismo, ma è compleanni blu. Come ce lo traduci? È quel tipo di malinconia, quel senso di vuoto che è quasi come un lutto nel giorno del tuo compleanno. E qui voglio dirti una cosa, non sei strano se il tuo compleanno ti mette tristezza. Hanno addirittura creato un nome per definirlo, questo essere triste, i birthday blues. E magari hai pure pensato, ma sono davvero l'unico a cui i compleanni fanno ansia? Tutti gli altri sembrano felicissimi. Non sei l'unico, semplicemente non tutti lo dicono. E una cosa importante non è che sei ingrato, non sei la persona negativa, il Grinch, non sei freddo. C'è sempre un motivo per cui lo vivi così. A volte è una ferita vecchia, a volte è semplicemente stanchezza, a volte invece è il peso delle aspettative che ti sei messo addosso da solo. Quello che puoi fare è smetterla di vedere questa giornata come se fosse il giudizio universale e renderla un po' più tua. Ti è mai capitato di viverti male il tuo compleanno? Perché hai messo un'asticella così alta che nessuno sarebbe mai riuscito a raggiungerla, nemmeno te stesso, nemmeno nelle migliori delle ipotesi. Tipo, deve esserci la festa perfetta, tutti devono esserci, tutti si devono divertire, deve andare tutto liscio, nessuno deve cancellare. E poi ovviamente qualcosa va storto perché... Grazie al cazzo, è la vita. E tu, invece che essere soddisfatto di quello che hai ottenuto per quella giornata, finisci ancora più frustrato. A volte non è il compleanno che fa schifo, sono le aspettative. Questo non vuol dire che devi abbassare il valore del giorno, semplicemente capire le tue aspettative e magari cercare di capire che cosa vuol dire per te celebrarti. E magari per te celebrarti non è fare un mega party con 70 milioni di persone, fuochi d'artificio e una mega torta. Magari semplicemente stare a cena con 2 persone che ti fanno stare bene e felice. Magari è semplicemente una mattina senza nessuno che ti parla in un bar con un cappuccino e una brioche, in silenzio. Magari sei il tipo che semplicemente se ne vuole andare e stare da solo per il giorno del proprio compleanno perché passa tutto l'anno a dover sopportare altre persone e a dover sopportare le aspettative degli altri per tutto e oggi almeno non voglio stare a pensare alle responsabilità che gli altri mi danno. Oppure non ti organizzi nulla. Niente piani, niente programmi, niente di niente. Speri solo che passi. Però poi non ti stupire se i tuoi pensieri hanno campo libero. E con questo non voglio dire che ti devi riempire l'agenda per riempire la solitudine o i pensieri, evitare di pensare a determinate cose. Però puoi provare a regalarti un paio di cose, non per forza materiali. Basta che siano scelte da te. Una passeggiata nel posto che preferisci, un film al cinema, un piatto che ti va da tempo, qualcosa che piace a te e basta. Non deve piacere a nessun altro. E non è per far vedere qualcosa a qualcuno per poi poter postare la storia e dire hashtag indipendente. Ma è semplicemente un modo per dirsi oggi di tutto l'anno mi scelgo. Un'altra cosa che cambia tanto è la domanda che ti fai in quel giorno. Per tantissimi anni mi sono sempre fatta la domanda, ma a questa età dove avrei voluto essere? E ovviamente la risposta fa male. Forse semplicemente dovresti cambiare punto di vista. Magari il giorno del tuo compleanno puoi chiederti in che cosa sono cresciuto rispetto all'anno scorso? Che cosa so di me oggi che non sapevo un anno fa? Che cosa sono riuscito ad affrontare anche se ero convinto di non farcela? Non devono per forza essere imprese gigantesche. Può anche essere che hai imparato a dire di no più volte che prima, che magari hai chiuso una relazione che ti consumava, o magari che hai iniziato un percorso di terapia, o magari hai smesso di rincorrere quella persona che ti faceva semplicemente male, o anche hai cambiato lavoro e hai avuto il coraggio di ammettere che quel lavoro non ti rende felice, o magari hai iniziato a dormire un po' meglio e a mangiare meglio e magari a fare anche un po' di esercizio e quindi a volerti un po' più di bene. Magari a prima vista ti viene da dire fatto nulla quest'anno, sopravvissuto. Ma ti sfido a sederti per 10 minuti e provare veramente a pensarci. E così il compleanno può smettere di essere un tribunale e magari diventare un po' più un check-in su te stesso. Non più un voto finale, ma un dove ero l'anno scorso e dove sono quest'anno. Poi c'è un punto un po' scomodo, ma che bisogna affrontare, ovvero quanto ti affidi agli altri perché questo giorno sia speciale per te. Magari ogni anno dici
Nessuno mi organizza mai nulla, nessuno si sbatte. Magari l'anno scorso tu hai organizzato feste a sorpresa per degli amici e ti aspetti che gli altri facciano lo stesso per te. Ed è una sensazione terribile, lo so, in prima persona. Però il punto è che nessuno conosce le tue aspettative meglio di te. E se tu non le dici agli altri, spesso gli altri non le sanno. E so che può essere magari un po' cringe dire agli altri, sai cosa? Quest'anno mi devi organizzare una festa a sorpresa. Però esprimere quello che vorresti. Non è vietato dire mi farebbe piacere fare una cena con voi. Vi va di venire? Mi andrebbe di chiamarci quella sera. Ti va? O quest'anno non vorrei fare nulla in grande, ma mi farebbe piacere prendere un caffè con te. Non è umiliante chiedere. E se sei cresciuto con l'idea del sono forte, indipendente, questa è difficile da accettare. E poi c'è la parte più cruda, forse anche più difficile ed emotiva, ovvero che a volte il compleanno fa semplicemente piangere. Magari ti è capitato di pensare, ma davvero sono qui a piangere il giorno del mio compleanno? Quanto sono ridicolo. In realtà non è ridicolo, per niente. Penso quel giorno si sovraccarica di significato preso un po' dal passato, dal presente e dal futuro. Ti ricordi i momenti belli che non torneranno? Vedi quello che ti manca oggi e ti immagini un futuro con tantissime aspettative e tantissima paura. Piangere è un po' una forma di scarico. Ti togli quella tensione. Non ti rende infantile, ti rende umano. Quindi quello che può cambiare tanto è trasformare il compleanno da un giudizio a una promessa. Invece che sederti sul letto e pensare non ho combinato nulla, magari potresti semplicemente dirti che impegno piccolo posso prendermi per l'anno prossimo. E non parlo di buoni propositi. Dall'anno prossimo comincio ad andare in palestra. Sì, ma ancora più piccolo, ancora più atomico. E soprattutto uno solo, non 10. Magari per te quest'anno voglio smetterla di dire sì a tutti e a tutto. O quest'anno almeno una volta al mese faccio una cosa solo per me senza sentirmi in colpa. Quest'anno provo a ridurre un po' il confronto costante con la vita degli altri. Non devi cambiare tutta la tua vita per il tuo compleanno. Non funziona, in primis. Però puoi usare quel giorno per piantare un seme, una direzione. E se sei nella categoria di quelli che vivono il compleanno come qualcosa di sereno, anche questo dice qualcosa di te. Magari negli anni hai imparato a non misurarti con gli standard degli altri. Magari ti sei costruito una base più solida interna. L'unica cosa è non usare quella serenità come un muro per non provare niente. A volte diciamo che non ci interessa, anche se magari vorremmo avere un abbraccio in più. E la domanda vera forse non è giusto festeggiare o no, ma perché lo vivo come lo vivo? Da dove arriva questo mio rapporto con il compleanno? Se lo eviti, da cosa ti stai proteggendo? Se ti deprime, quali storie su di te ti stai raccontando in quel giorno? E se lo vivi sereno, cosa hai imparato del tuo valore? E non serve giudicarti per dove sei adesso, ma serve ascoltarsi un po' di più. Ancora, il compleanno non è candeline su una torta, messaggi su WhatsApp, una festa pazzesca. È una lente di ingrandimento su come ti vedi, su che cosa ti confronti, su quali sono le tue responsabilità, in quali ferite sei ancora incastrato. E non c'è niente di male a voler festeggiare il proprio compleanno con una festa enorme, però che tu sia quel tipo di persona, che tu sia il persona che preferisce 2 candeline su una pizza fredda, dice qualcosa di te. E tutto questo video è perché tra qualche settimana compio 30 anni e quindi sento ancora di più il peso del compleanno che si avvicina. Però almeno so di aver capito alcune cose in questi anni di vita. Ne ho parlato in questo video. Ciao!